Mi trovo nei pressi del Colle di Santa Maria, in Francia. È un passo di montagna che divide l'Alsazia dai Vosgi. Attualmente è Francia, ma dal 1870 al 1918 fu terra di confine tra l'impero tedesco e quello francese. Interessato da moltissime guerre, all'inizio della prima guerra mondiale, nel 1914, era già stato pesantemente fortificato dai tedeschi. Essendo infatti il confine tra Francia e Germania, tutta la cresta di questa zona montuosa è stata quindi interessata da pesanti scontri. La situazione però rimase stabile per tutto il tempo della guerra. Andiamo ora a vedere di filmare un po' di cose interessanti. Interessante questo bunker armato con code di porco e pali del reticolato. Ha una interessante apertura verso l'alto e un sostegno, purtroppo al buio non si vedrà molto, un sostegno per quello che secondo me è un Minenwerfer, perché vista la distanza dalla prima linea non può essere un canone di montagna. Di questi li abbiamo già visti negli scorsi video, ma questa è una versione molto più piccola. Si conferma il fatto di essere un'armatura per tetti o per soffitti, insomma, e questi sono i ganci per essere ancorato in maniera orizzontale. Guardate, là in fondo c'è un bunker, qua c'è una strada sterrata, qua è crollata da poco, si è aperta una voragine e si intravede un tunnel sotto che va verso di là dove c'è la prima linea. E se nelle linee francesi ci sono Minenwerfer tedeschi, nelle linee tedesche c'è artiglieria da trincea. In questo caso inglese, questo è quello che rimane di uno Stokes inglese, appunto, con la sua canula per far arrivare fino in fondo la detonazione, in quanto era abbastanza lungo. E questa è la classica spoletta per Stokes. Caso ci ha fatto ovviamente il suo mestiere. Qua c'era una leva con un paio di sicure. Il mortaio, uscendo dal tubo, liberava una molla che andava a percuotere una pila che si trovava esattamente qua. Questo è il percussore che andava a fare esplodere l'ordigno. Queste qui sono state utilizzate ampiamente sul fronte italiano e c'è una versione abbastanza rara in ottone. Guardate il particolare della capsula che detona, assomiglia molto a un bossolo, assomiglia tantissimo al fondello di un bossolo. Ecco qualcosa che non conosco e non capita spesso in tema di prima guerra, ed è questo oggetto sicuramente esploso nella parte superiore. Qua sembra tutto chiuso, non è comunicante con buchi. Al di sotto abbiamo un corpo più piccolo, in mezzo una specie di fascia più grande del diametro di questo, ma anche di questo, come se fosse l'invito, come se fosse una corona di forzamenti, in questo caso in ferro, quindi potrebbe essere solo di un'artiglieria da trincea. Ma la cosa strana è che sotto è completamente inaccessibile, cioè non ha fori né da sta parte né dal di dentro, quindi è come se fosse un invito, però non ho mai visto una roba simile. Strana. Allora mi sono preso la briga di andare a recuperare il pezzo di stock che era qua vicino e mi sono accorto che è dello stesso calibro, quindi è la coda dello stock. Se questa è la testa, questa è la coda. Non ho mai visto una coda così grossa, in genere è praticamente della stessa lunghezza ma è molto più piccolina, circa 4-5 cm, ma è una coda, perché se vedete ha tutti i forellini e sotto l'ho pulito e c'è una specie di bossolo ottonato che sicuramente è la carica di lancio, quindi è
una versione di, cioè la coda di una versione di uno stock che in Italia perlomeno io non ho mai visto. Le dimensioni dello stock ora che ce l'abbiamo qua erano più o meno queste qua circa. Identificato. Pentolame vario. Sì, sembra proprio una pentola. Sembra proprio una pentola. E varie schegge. Andiamo a disturbare le formiche. Sveglia, sveglia, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Sa che dormono. Sveglia, cucù, non c'è nessuno. E queste qua è pieno in giro con questa venatura centrale, è la classica ala della bombarda 58. È stato trovato quello che è un Minenwerfer Eraz, quindi di emergenza, fatto con materiali semplici. Si tratta di un ordigno che veniva lanciato da una specie di cannone di obice. Aveva una gittata abbastanza limitata ma una forza esplosiva molto grande. Infatti non è una granata, quindi non ha le pareti spesse, ma invece è fatto da un lamirino abbastanza sottile, quindi tutto il materiale all'interno è esplosivo. Il suo scopo quindi non era quello di creare metraglia per ferire i soldati, quanto piuttosto creare delle grosse esplosioni per sconquassare i reticolati o le trincee del nemico. In questo caso appartiene all'esercito tedesco. È un semplice tubo chiuso con un tappo in legno e da questa parte invece un tappo in ferro chiuso con dei bulloni. Qua c'è una piastra, veniva attivato in diversi modi. Diciamo che per questo modello quel foro centrale era praticamente una miccia con un tubo interno al quale scorreva un peso e un dispositivo che si accendeva a frizione. Il rinculo dello sparo faceva andare giù il peso che frizionava e accendeva la miccia. Guardate che bella spola, tutta in ottone con il gradiente del tempo, quindi era una spola per shrapnel. Qua hanno abbandonato una bellissima pala francese, credo, e poi hanno abbandonato un tubo che non è un tubo. Questo che cacchio è? Sembrava, ah sì, è lei, è il codolo di una bombarda da 58. Questo l'abbiamo utilizzato anche noi in Italia, si riconosce perché c'è il filetto esterno qua e le sue schegge verosimilmente. Essendo stato un fronte molto stabile si trova poco materiale, a vista perlomeno, perché quando c'è la stabilità il materiale si accumula in pochi punti. È la confusione in realtà che provoca lo spargimento del materiale. È l'avanzare o il retrocedere improvviso che provoca l'abbandono di materiale nel suolo. In ogni caso, oggi finisce qui, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!